Eccoci, è partito finalmente, finalmente. Buonasera a tutti. Eccomi. Un attimino. Vediamo un attimo. Ok. Spero che si senta. Un attimino ancora. Stasera parliamo del Vesak. Vesak. Cosa sarà mai il Vesak? Com'è andata la settimana, ragazzi? Tutto bene? Spero tutto a posto. Un attimino che apro il programma astrologico che ci fornisce dei dati in diretta. Un attimino. Non mi partiva la connessione, ecco perché questo lieve ritardo. Questo lievissimo ritardo. Un attimino. Poi ho avuto problemi con il computer, si è rallentato, insomma. Quando c'è da parlare di questo argomento, in genere ci sono un po' di intoppi, però va bene. Allora. Secondo. Che andiamo esattamente al 7 maggio, che era ieri. Eccoci, con il plenilunio nel Toro. Plenilunio nel Toro, luna in Scorpione, che è quello che ci interessa maggiormente. Un'altra cosa, io questo argomento l'avevo trattato circa 5 anni fa, avevo fatto una bella meditazione in quel di Bergamo. Nessuno sapeva praticamente niente, sono arrivato con delle bombe e anche stasera quindi arriverò con delle bombe. Boom! Boom! Diciamo che cos'è il Vesak, perché ce ne sono tre tipi. Ciao, saluto tutti ragazzi, ma partiamo col Vesak. Partiamo col Vesak perché intorno a questa festa si stanno dicendo alcune cose, alcune interessanti, altre meno, e secondo per quanto ne so io, per le mie esperienze, per i miei contatti, si stanno dicendo anche delle grandi corbellerie e fesserie. Poi chiudo subito la parentesi, entriamo in un'altra dimensione. Io so che David Icke ha parlato di alcune cose riguardanti alcuni maestri che hanno promosso il Vesak di ieri, quello di ieri, perché ce n'è un altro fra un mese, a giugno, che è il Vesak tibetano. Lo so, ha le sue ragioni, avrà le sue fonti, ma come tutte le istituzioni e come tutte le grandi organizzazioni devono confrontarsi con quelle che sono le energie terrestri e quindi non sempre sono delle energie positive. Ma l'organizzazione, l'ente, non il messaggio originario, che è un messaggio di amore e di bellezza. Chi è che l'ha promosso? La teosofia di Madame Blavatsky e la scuola esoterica di Alice Bailey. Lo dico subito, Alice Bailey ha parlato di nuovo ordine mondiale. Parliamo del 1934-35. In mezzo alle due guerre, in mezzo a delle tribolazioni tremende. Ma non è inteso come dicono oggi e come si intende oggi. È inteso in senso spirituale cristico. Questo è. Che è l'altra faccia, che nessuno parla, ma che io dico. E non solo io, tutti quelli che festeggiano il Vesak nel mondo in questi giorni, perché dura una settimana poi fondamentalmente, quindi o siamo tutti dei pazzi o sono tutti dei pazzi, oppure c'è qualcosa che potrebbe essere anche vero, comprese le cose che dirò io stasera. Se a qualcuno non risuona è libero di scegliere un altro canale, qualcos'altro, non devo dimostrare niente, non devo raggiungere niente.
devo solo far conoscere l'altra faccia della medaglia che non viene detta, che è quella di una festa del Cristo, del Buddha, dell'amore, della saggezza, della compassione, dell'azione e della rivoluzione. Questa è. Se poi anche qua ci vogliamo vedere robe sataniche, va bene, ok, ma non fa parte di me, a me non interessa. Chiusa parentesi, e adesso, ragazzi, che volete seguire, ragazzi e ragazze, amici, che volete seguire questa follia, come quella dell'altra volta, e sono molto legate questa con quella dell'altra volta, dei Tattva. Poi un mio amico mi ha bastonato sulla pronuncia, perché è uno che studia lingue, sa 10 lingue, una roba. Luca, ma che pronuncia era quella? Lo so, l'ho detto, era sbagliata. Un bel giorno magari ve lo porto in diretta e faccio dire a lui come vanno pronunciate alcune cose in sanscrito e in indostano. Sarebbe molto interessante. Molto, perché la parola giustamente dice, è il verbo si fa carne. Luca, se non parli, se non dici nella maniera giusta, lo so, però ho dei limiti anch'io, grandissimi tra l'altro. Ne sono convinto e ci lavorerò. Adesso entriamo nel merito del Vesak. Prendete popcorn, patatine, champagne, quello che volete. Mettetevi tranquilli, seduti, perché faremo un bel viaggio. Non solo nell'Himalaya, perché è là la festa, ma anche in altre dimensioni. Allora, faremo anche una meditazione, leggerò una meditazione che si può fare. Ringrazio tutti, logicamente, tutti gli amici, Thomas della scuola esoterica iniziatica e tutti. Anche quelli che non seguono li ringrazio. Premessa. Insieme a questa follia che dirò stasera, perché mi piace, stasera ho bevuto il cider alla pera, quindi sono bello carico, inonderò di informazioni i server di questa piattaforma, quindi ci sarà un certo tipo di lavoro che va in automatico. Boom, via. Motto della settimana che mi è servito per preparare questa cosa, questa serata di questa grande festa fantastica, è credo in quello che faccio in quello in cui credo. Tutto il resto è perdita di tempo. Perché? Perché chiaramente non sono andato fisicamente nell'Himalaya, quindi riporto una informazione che mi è arrivata tramite la mia maestra di alchimia, parlo degli anni 90, più tutti i miei studi, più altri maestri che ho incontrato e persone straordinarie. Quindi ci saranno alcune cose che arrivano dalla tradizione teosofica e da Alice Bailey e altre mie. Quindi è la mia, diciamo, firma sulla serata. Ripeto, popcorn, panini, birra, champagne, prosecco, anzi devo ricordarmi di comprarlo perché l'ho finito. Prosecco. Partiamo da Steiner. Tutti conoscete Steiner.
Cosa affermò Steiner? Butto lì una data. Fine del Kali Yuga, cioè dell'era oscura, 1938. Dura questa, siamo tra una guerra e l'altra. Più si stanno preparando dei cattivoni. Che ci faceva questo là in mezzo? Non si sa. Che ci faceva lui e altri, come la scuola teosofica, come la Alice Bailey e molti altri in India e in Sud America? Non si sa. Però lui ha detto questo. Però ha fatto una specifica. Fine del Kali Yuga 1938, fine dell'oscurantismo, inizio dell'era dell'oro, ma non si appaleserà fin quando l'uomo non sarà pronto. Mi sembra quei decreti che dicono in effetto, adesso facciamo un decreto e effetto fra tempo indeterminato. Grazie Steiner, grazie. Chiaramente ci ha rimesso la pelle per queste cose qua, attenzione, l'hanno fatto fuori, come tanti altri. Ma anche lui magari era un satanista e quindi non ce l'ha fatta. Assolutamente no, assolutamente no. Allora, in una valle incantata dell'Himalaya, in un posto meraviglioso, dove si arriva solo su conoscenze di Shepard e su inviti dei monaci sperduti per quelle lande, si arriva in una valle incantata, meravigliosa. A questo punto si perdono un po' le notizie, si perdono le informazioni. A un certo punto non si sa se è una valle fisica, eterica. No, c'è, è una valle fisica, c'è. Però c'è anche dell'altro. Cosa succede? Cosa succede? Succede che ci sono delle iniziazioni. Per chi non è avvezzo a questa cosa, le iniziazioni sono praticamente una specie di fine degli esami, passata la maturità a livello spirituale, di attività di un certo tipo, e si passa a un livello successivo, cioè dalle superiori magari si va all'università o dalle medie alle superiori, insomma. E questo vale per i monaci tibetani e per molti altri, anche se loro, i tibetani, lo festeggiano a giugno. A giugno. Perché la società teosofica ha posizionato questa data? Che ci sta a fare questa se i tibetani lo festeggiano? Perché sta in mezzo tra la Pasqua cristiana e la festa del Vesak tibetana. In mezzo, e si aspetta quando la luna è piena, luna che è in Scorpione, luna piena, quindi il sole sta in Toro, viene illuminata ed è una luna potentissima, la possiamo sentire in questi giorni, facciamo fatica a dormire, dobbiamo stare attenti a tante cose di notte, cioè è difficile, è molto complicata questa luna, ma è forte, potente, perché la luna trasferisce quelli che sono i raggi del sole di notte, quindi abbiamo il sole di giorno e il sole di notte, come tutte le lune piene, ma soprattutto questa è una luna molto molto potente e sta tra la luna della Pasqua e la luna prossima del prossimo mese dei tibetani. Quindi hanno posizionato e hanno studiato di una festa, non si sa chi, poi vedremo chi, messa in mezzo tra una cosa e l'altra, tra le due grandi religioni, due religioni che si assomigliano tantissimo per tanti aspetti, ed è lì in mezzo, è lì in mezzo.
Ecco perché è adesso, perché è in mezzo alle due feste più importanti del cristianesimo e per i tibetani. Quindi arrivano tutti questi tibetani, questi lama, questi, questi monaci si riuniscono, ma non solo loro, tutti quelli che sono stati invitati. Oppure chi si trova lì casualmente, che il caso non esiste, quindi si trova in quella bellissima valle in cui avvengono delle iniziazioni. Iniziazione vuol dire, come abbiamo detto, finito un periodo di studio, di lavoro, di attività, e se ne inizia un altro di un altro livello. E questo è molto importante per alcune attività che si chiamano spirituali. Poi a molti non può piacere il termine spirituali, ma a me piace ed è così. Per me è così. Allora, che cosa succede in questa grandissima festa? Perché è una festa, è una festa. Che cosa succede in questa valle? Che due energie potentissime, una presente, adesso state seduti bene perché facciamo un bel giro, bevete pure quello che volete, due energie potentissime che sono quella del Buddha e quella del Cristo, Cristo come energia di amore e saggezza, come stato di coscienza di amore e saggezza, e quella del Buddha, che è l'energia della liberazione dal processo delle reincarnazioni, come stato di coscienza, si uniscono esattamente in modo potente ieri praticamente, il 7, perché è stato il 7. Ora andiamo oltre, ho dato anche degli appunti. Quindi abbiamo due potenze, la potenza della liberazione dell'essere umano, della terra, e la potenza dell'amore e saggezza si uniscono in questi giorni, molto di più rispetto agli altri giorni, si uniscono e partecipano a questa grande iniziazione, che però non riguarda solo i monaci, quelli presenti, ma riguarda tutta la terra, tutta quanta, da livello fisico a livello subatomico, a livello vibrazionale. Quindi cosa succede? Arrivano delle informazioni dall'altro, extraterrestri, ma non è vero, sono qua. Arrivano e inondano, boom, come una potenza, come un cannone, boom, la terra e noi. Questo già mi sembra abbastanza fuori di testa, ma andiamo avanti. Queste due energie, quindi due, creano una croce. Abbiamo una grande croce, la croce del Buddha e la croce del Cristo, intesi non come persone fisiche, ma come raggi energetici. Ora, il Buddha con questo ci fa, rinnova la sua presenza sulla terra, visto che già sta viaggiando lo stato di coscienza buddico e tutti quelli che l'hanno raggiunto, sta viaggiando su altre frequenze, ma rinuncia ad andare ancora più in alto. Perché? Per compassione. Rinuncia e aspetta. E in questi giorni rinnova il suo patto d'amore e di liberazione per la terra e per tutti noi. Il Cristo, come coscienza cristica, e quindi tutti quelli che vibrano con la coscienza cristica, boom,
lancia ancora più forte, utilizzando la luna, tra l'altro, utilizzando i raggi della luna, fa rimbalzare dentro di noi il raggio di amore e saggezza. Mi sembra una cosa molto bella, folle, da bracchetto, da birra, ma mi sembra molto bella. Da dove arriva il raggio del Buddha? Dal sole di Sirio. Dal sole di Sirio. Cos'è Sirio? È un sole bellissimo, gigantesco. Un sole binario, dicono gli scienziati, Sirio A e Sirio B. A me interessa Sirio A. Perché il sistema di Sirio è l'opposto polare rispetto al sistema solare. E questo è, a livello occulto, una cosa molto importante. E qui che facciamo? Ok, ci sono queste due grandi potenze che si fondono, creano un triangolo, quindi Sirio, con il Buddha, l'energia del Buddha di liberazione, il Cristo, l'umanità e attenzione, perché adesso c'è un'altra parte che si deve, un'altra parentesi importante, e la gerarchia. Chi sono questi qui della gerarchia? Punto di domanda. Un attimo. Dopo ne parliamo. Dal sole di Sirio arriva l'energia della liberazione, che è l'energia del Buddha, colpisce il cuore del sole, arriva al cuore dell'uomo. Boom! In questi giorni quella potenza raggiunge tutti i nostri atomi fino alle subparticelle del granello di sabbia della fossa delle Marianne, cioè arriva dappertutto e colpisce tutto. Abbiamo in senso occulto un prisma, il sole di Sirio, il cuore del sole, la gerarchia che abbiamo detto dopo, apriamo la parentesi, e l'umanità. Ma l'umanità nella materia proprio, non sto parlando di cose spirituali, nella materia, negli atomi. La vibrazione del sole di Sirio filtrata arriva fino alla materia atomica. E qui ci sarebbe da dire, questo qui è fuori di testa. Può essere, sono fuori di testa, si vede che il cider questa sera era più buono del solito e mi ha dato questa voglia di parlare di queste cose pazze. Quindi abbiamo il primo prisma con 7 colori, perché formano 7 colori queste cose. Ne ho parlato con i per i tattva, 7 colori, sono sempre 7, i 7 colori dell'arcobaleno, e questi 7 colori sono le vibrazioni sulla Terra di cose molto ma molto più grandi e potenti. Sta arrivando anche il gatto, che è un altro grande maestro. E questo è il primo prisma molto importante. Adesso vi devo raccontare una cosa. Quando ho frequentato la mia maestra di alchimia, ancora a Bergamo, via Suardi, in cima a via Suardi, la mia insegnante di astrologia, tra l'altro secondo me una delle più grandi astrologhe sul pianeta Terra, astrologia
di un certo tipo, un po' indiana, un po' karmica, eccetera. Ne parleremo magari un'altra volta. Dice, no, devi conoscere la signora Angela, si chiamava Angela. Vai dalla signora Angela perché ti deve parlare di alcune cose. Vabbè, io rimango così. Vabbè, sentiamo anche quest'altra pazza. Guarda, devi suonare là. Suono, vado. Tra l'altro abitava vicino alla mia casa di origine, in via Fratelli Calvi, in via Fratelli Cairoli, che è una traversa di via Suardi. Risponde questa signora, era un sessantina, ma non gli si poteva, era senza età, una roba boh, indefinita. E mi disse al citofono, ancora me lo ricordo, vieni pure Luca, ti sto aspettando, sto all'ultimo piano, sto al settimo piano. Io che già masticavo un po' di cose di esoterismo, di astrologia esoterica, eccetera, con questa frase già mi aveva stroncato, cioè dopo il settimo piano, dopo l'attico, cioè sono morto, basta, è finita, questa mi distrugge su tutti i livelli, uscirò distrutto. E infatti fu così. E mi ricordo che dopo le varie presentazioni, eccetera, eccetera, ci fu subito un grande feeling. Mi diceva, guarda Luca, so che sei preoccupato, ci sono tante cose brutte, però ci sono anche tante cose belle, che tu ben sai. Sì, i fiori, la natura. No, no, guarda, c'è un piano. Sì, siamo al settimo piano, ok. Dopo cosa c'è? Aprì una, una teca, una biblioteca. Lei era studiosa di filosofia, di Kabbalah, di tante cose, quindi una, una conoscenza distruttiva per me che arrivavo con non studi classici ma ragioniere e di economia poi fondamentalmente all'università. Quindi Luca, guarda, insieme ai libri e mi ricordo, mi parlò di David Icke che stava studiando perché era affascinata da tutto quello che stava portando avanti e dal coraggio di certe cose, però ne aveva talmente tanti che tra uno e l'altro va bene. Mi disse, no, no, guarda, mi sembra, adesso ti faccio vedere e ti regalo questi libri. Mi regalò i libri della Alice Bailey, più altri, dell'agnosi e di un altro che adesso vi dirò chi. Sì, sì, guarda, perché mi sembra che tu puoi essere stare in sintonia con questo tipo di filosofia. Vabbè, prendiamo, vabbè. Boom, per me fu un'apertura di cuore gigantesca. Mi sono arrivate finalmente delle risposte a tante cose, che non siamo soli, che c'è una gerarchia di esseri illuminati, ma non illuminati in senso negativo, illuminati in senso cristico, in senso buddico. C'è una gerarchia, mi fa. Sì, e questi sono i libri. E mi fece vedere i libri di questi grandi maestri. Sì, c'è una gerarchia che lavora sotto banco e piano piano sta portando avanti alcuni piani vari. Tra questi abbiamo Gesù e altri. Vabbè, al momento, ok, gli ho dato, ero contento, ma non avevo approfondito. Poi io sono un po' come San Tommaso, ho bisogno di studiare, di vedere varie cose. Poi fu molto gentile, mi fece vedere anche altre situazioni, altre cose e mi donò questi libri. Pum. E poi mi disse, compra questi, perché questi ti serviranno in futuro. E aveva ragione, boom. Chiusa parentesi. Ora, so che sul pianeta ci sono un sacco di cattivoni, di delinquenti, di assassini, ma c'è anche una gerarchia positiva, chiamiamola.
una gerarchia di maestri spirituali, chiamiamoli così se piacciono di più. Questa gerarchia di maestri spirituali ci aiuta e ci dona la sua forza tutto il tempo, ogni volta. E durante la festa del Vesak questi si riuniscono. È la famosa gerarchia della loggia bianca. Non si fanno vedere, non si conoscono, se non sotto varie forme fisiche o spirituali o eteriche. Quindi, tornando al discorso del Vesak, questa gerarchia si incontrava, perché adesso non ho più informazioni su cosa sta avvenendo adesso, si incontrava per aiutare l'umanità. Quindi erano benedizioni d'amore, passaggi di consegne, scambi di informazione, assimilazione di nuove informazioni provenienti da fuori della Terra. Abbiamo detto il raggio di Sirio di liberazione. Il raggio di Sirio di liberazione è un raggio di rivoluzione fondamentalmente. Quindi è un raggio di rivoluzione di che cosa? Di liberazione da che cosa? Di liberazione dai propri nemici interiori ed esteriori. In primis, come alchimista posso affermare questa cosa. Poi abbiamo anche il raggio del Cristo di amore e saggezza. Tutto deve seguire un percorso in sintonia con l'amore e la saggezza. Questa gerarchia si chiama gerarchia dei maestri della loggia bianca. Esiste, c'è e hanno dei nomi, si dividono in varie logge, in varie congregazioni più o meno visibili. Non hanno bisogno di soldi, non hanno bisogno di offerte, non hanno bisogno di niente perché sono talmente elevati in vibrazione che riescono a fare quello che vogliono praticamente e vibrano a una certa frequenza in modo tale che riescono a portare avanti dei piani molto vasti e molto grandi. Perché questo? Perché serve per filtrare questi grandi raggi che arrivano da Sirio e del Cristo affinché siano supportabili e sopportabili da tutti noi. Perché non possiamo mettere il motore di una Ferrari dentro una Panda. Boom, usciamo fuori di strada immediatamente. Bisogna aspettare di costruire la Ferrari. Come in alto, così in basso, chiaramente. Poi, dove abitano questi maestri? Questi grandi... o da dove arrivano e dove si ritrovano? C'è un altro luogo molto amato dai nazisti, ma che si sono persi, non l'hanno visto, non l'hanno trovato e non lo troveranno mai, anche quelli che lo cercano adesso, perché è occultato, è nel deserto di Gobi, e si chiama Shambhala. Lì è la loggia, era almeno la loggia di questi maestri, chiamati due volte nati dalla Gnosi, perché? Perché alcuni sono morti e poi sono rinati, ma con la coscienza ampia, grande, gigantesca, quindi si ricordano tutto, o quasi tutto. Questa di Shambhala, o Shambhala, a seconda di come la vogliamo chiamare, è la loggia dove sta la gerarchia bianca, che durante il Vesak si ritrovano nella valle per percepire, filtrare, comprendere, distribuire in tutto il mondo le nuove forze e le nuove energie, coscienza cristica, coscienza del Buddha. Ora,
il raggio che proviene da Sirio, quindi del Buddha, è sempre più forte e man mano che la Terra avanzerà nella sua evoluzione. Cosa succede però? Succede una specie di cortocircuito, direbbero gli elettricisti, perché il detentore, il capo, chiamiamolo il capo, della loggia bianca viene in questi giorni estromesso, perché ci sono delle forze più grandi, più ampie che devono entrare. E cosa succede? Succede che mentre c'è un prisma, che abbiamo detto prima, verticale, Sirio, cuore del sole, gerarchia dei maestri, umanità, ce n'è un altro orizzontale tra gerarchia dei maestri, la terra in quanto essere vivente e l'umanità in quanto essere ricevente. Quindi l'umanità ne beneficia ben 2 volte di queste ultraforze, iperforze. Ovviamente forze che vengono metabolizzate, vengono distribuite e vengono, diciamo, ridistribuite, sì, in modo tale che a tutti arrivino. Da noi all'animale, alla pianta, al granello di sabbia, all'atomo, tutto, in tutto il mondo, dappertutto, sotto negli oceani, nei vulcani, dappertutto. Beh, è molto bello, mi sembra molto molto amorevole come cosa. Perché tutto questo? Perché la Terra sta evolvendo in una certa strada, sta cambiando una certa vibrazione. Abbiamo detto, Steiner disse 1938, fine del Kali Yuga, inizio dell'era dell'oro, dorata, diciamo, dell'illuminazione, dell'abbondanza e di tutto questo. Bisogna preparare il tutto. Chi lo prepara? C'è chi è preposto a questo, per fortuna c'è, e sono questi grandi maestri della loggia bianca, tra cui anche Steiner, e non dico nient'altro. Quindi abbiamo 2 diamanti importantissimi, due diamanti, uno verticale e uno orizzontale, che formano una croce. Se noi li mettiamo e li visualizziamo, riusciamo a visualizzarli tridimensionalmente, questi girano e si spostano in armonia e potrei definire a questo punto una grande Merkaba, una grande Stargate, sia a livello generale che a livello subatomico. Però la butto lì, non lo so. Comunque sono 2 diamanti, uno yin e uno yang, quello sì. In termini matematici potremmo dire che l'energia di Shambhala è un'energia temporale, perché bisogna aspettare il tempo necessario affinché l'umanità sia pronta a ricevere tutte queste informazioni, mentre l'energia di Sirio è un'energia spaziale, perché è spaziale. Quindi abbiamo, se vogliamo fare un grafico, uno spazio-tempo. Ma questo è una lucubrazione mentale che possiamo anche sorpassare. Quindi che ci fanno tutti sti guru e santoni in questi giorni? Fanno questo, ricevono queste informazioni da forze extraplanetarie, da esseri iper spaziali e iperdimensionali affinché vengano redistribuite nei vari loro ashram, logge, circoli, lamasserie, eccetera, eccetera. Perché l'energia di Shambhala cosa fa? Purifica il tutto, organizza e distrugge quello che non serve. Perché deve arrivare a noi questa mega informazione.
e deve arrivare a noi se siamo in grado di recepirla, quindi fa un po' da filtro, diciamo. Quali sono i due attributi principali della gerarchia? Sono la mente, l'intelligenza e la volontà. Si muovono con questi due parametri. Adesso attimino che ho preso mi ero fatto degli appunti. Ok, oggi è l'8/5/2020. Se sommiamo questi numeri casualmente, visto che mi piace fare un po' di giochini, il cider, ripeto, cider alla pera è molto, molto interessante. 8/5/2020, se sommiamo arriviamo a 18, 2, 4, 5, 9, arriviamo a 17, scusate. Se facciamo la somma cabalistica, 9 più 8, 17. 17 è 1 più 7, arriviamo all'8. Casualmente è l'8 è lo Scorpione, l'ottavo segno, e l'8 è l'ottavo mese di gravidanza. Cosa succede all'ottavo mese di gravidanza? Che siamo pronti all'esplosione, cioè la mamma è pronta a boom, è piena, manca ancora un mese, ma è piena, totalmente piena. Quindi sta nascendo, bisogna fare spazio perché è piena, sta nascendo qualcosa, sta emergendo qualcosa. Abbiamo una potenza che sta emergendo l'ottavo mese di gravidanza. Questo da un altro punto di vista. L'ottavo pianeta è Nettuno, ma occultamente Urano. So che molti astrologi adesso cadranno dalla sedia. Per la mia scuola, per i miei studi, l'ottavo pianeta è Urano. Addirittura Nettuno non farebbe neanche parte. E Urano, casualmente, è il maestro dell'Acquario, insieme a Saturno. Ma è Urano quello che ci interessa. Questa è una festa acquariana, totalmente acquariana. È una festa uraniana, della nuova era. Punto. Questo è. E ha a che fare con onde, vibrazioni, costellazioni, e Urano è anche colui che gestisce gli organi, anzi gli organi riproduttivi maschile e femminile, ma soprattutto le gonadi. Quindi, ricapitolando questo grande viaggio che abbiamo fatto, così non chiudiamo anche la serata, la festa del Vesak è una festa buddista cristiana, del Cristo e del Buddha che si riuniscono. Si riuniscono in una grande festa impartendo benedizioni di amore, di saggezza e di liberazione per tutta l'umanità. Questo è il messaggio principale che voglio far passare. Però una cosa importante, faremo una meditazione brevissima, occorre svuotare, perché l'acquario svuota l'acqua, svuota perché bisogna svuotare per riempire con qualcosa di nuovo. Questo è il grande mistero dell'acquario, poi fondamentalmente. So che molti astrologi non vogliono sentir parlare di questa cosa, la considerano negativa. A me no, a me piace e la porto avanti come una cosa positiva e bella.
anche perché il suo opposto è il leone. Il leone è cuor di leone, coraggio, forza e il cuore. Punto. Due segni fissi, tra l'altro. Adesso passiamo a, per chiudere la serata, a una breve meditazione, molto breve. Una brevissima meditazione che a me piacciono, so che a molti non piacciono, ma a me ogni tanto le faccio e le voglio donare. Si chiama la respirazione, la meditazione del respiro solare lunare o radiante, che è proprio quella per il segno dell'Acquario. Questa meditazione, grazie, grazie amore, grazie, vedi, è arrivato l'acquariano di turno. Mi serve proprio l'acqua, bravo, esatto. Mettete una bella musica quando la potete farla anche in un altro momento, chiaramente. Mettete una bella musica, calma, rilassante. Tutte le meditazioni devono essere rilassanti. Non bisogna forzare niente, noi non siamo orientali, non siamo indiani, non siamo cinesi, siamo orientali, occidentali, con un corpo fisico fatto in una certa maniera, diverso dagli orientali. Quindi noi dobbiamo portare la respirazione a rilassare il corpo. Non dobbiamo fare cose che lo stressano, perché non va bene. Non abbiamo quella configurazione. Questo è quello che mi hanno insegnato e ho sperimentato. La cosa principale è una respirazione tranquilla e corretta, e questo serve soprattutto in questi giorni per contrastare le energie e armonizzare, anzi non contrastare, armonizzare le energie che arrivano dalla Luna, che sono potenti, potentissime. Una giusta respirazione ci rilassa e riusciamo a prendere sonno e riusciamo a fare tante cose. Il respiro è tutto. All'inizio era il verbo. Quindi che cos'è il verbo se non respirazione, e parola, e onda, e aria. Quindi, con tutto questo polpettone, che spero non rimanga indigesto questa sera, ma anzi sia un polpettone interessante, secondo me il giorno dopo è più buono, come molte cose, possiamo partire con una brevissima meditazione rilassante. Come ho detto, si chiama meditazione del respiro solare lunare o radiante. Si chiudono gli occhi, si mette seduti, rilassati, meglio seduti e non sdraiati, però se uno la vuole farla da sdraiato, la fa da sdraiato, al limite si addormenta, non c'è nessun problema, anzi meglio. Ci si immagina, si respira, basso ventre, alto ventre, si butta fuori, basso ventre, alto ventre. Si respira dal naso, si butta fuori dalla bocca. Nella respirazione si riesce a contare fino a 3 o 4, cioè si tira su 1, 2, 3, poi si butta giù 1, 2, 3, così, col 3 o col 4. Saltare il 5 perché non va bene, e se si vuole si arriva fino al 7, oppure come si vuole, senza pensare a niente. Quindi si inizia con una respirazione molto tranquilla dal naso e si butta fuori dalla bocca, occhi chiusi. Si immagina sopra di noi un sole tranquillamente, un sole dorato, bellissimo. Si fa scendere questo sole dentro la nostra testa fino ad arrivare alla gola. Qui abbiamo un altro sole.
bellissimo. Si continua a respirare, si immagina questo sole dove c'è la nostra gola. Nel frattempo rilassiamo tutto il corpo, sempre se si vuole del colore dorato. Si fa scendere dalla gola fino in mezzo al petto, dove c'è il cuore, o comunque c'è in mezzo al petto, sempre con una respirazione molto tranquilla, molto rilassata. Si fa scendere ulteriormente questo sole, 2 dita sotto l'ombelico, respirando con calma e in modo rilassato. Se si sentono delle tensioni, si va avanti a respirare e le tensioni spariranno, a secondo di dove stanno, se nelle mani, nelle gambe, nella spina dorsale. Continuiamo a respirare con calma. Questo sole dorato scende fino agli organi genitali e anche lì respiriamo, continuiamo a respirare con calma. E lo lasciamo riposare un momento. Dalle gambe, dai piedi, dalla pianta dei piedi, iniziamo a visualizzare, sempre respirando, una luce bianca che sale dalla pianta dei piedi alle caviglie, alle ginocchia, nelle cosce, nei glutei e si incontra con questo sole dorato che stava nei genitali. Ora il sole dorato si è unito alla luce bianca. Il sole dorato adesso lo riportiamo in alto, lo posizioniamo nel cocige e sempre respirando con calma e in modo tranquillo lo facciamo salire per tutte e 33 le vertebre, una per una, proprio le dobbiamo vedere, una per una, 33 vertebre. Man mano che saliamo le immaginiamo bianche, con al centro il sole che le irradia, fino alla 33esima. Con calma, prendiamoci i nostri tempi, rilassiamoci. Se vogliamo farlo ad occhi chiusi lo facciamo ad occhi chiusi, se lo vogliamo fare ad occhi aperti lo facciamo ad occhi aperti. E continuiamo lentamente a far emergere questo sole dorato nella luce bianca sempre più in alto, fino a raggiungere la sommità del capo da dove era partito. Respirando con calma sempre, inalando e buttando fuori l'aria, ingrandiamo questo sole che abbiamo sopra la nostra testa, lo facciamo diventare come una sorta di aureola, come nei famosi dipinti, e la espandiamo a tutta la stanza dove dove stiamo facendo questo rilassamento. Ancora di più lo espandiamo e lo mandiamo a tutti i nostri amici, ai nostri parenti, chi non sta bene, chi sta soffrendo. Continuiamo finché a volontà, finché non raggiungiamo tutta la città, tutta la nazione, tutta la terra, a volontà. Con calma, se abbiamo gli occhi chiusi, li riapriamo. Continuiamo a respirare con massima distensione, ci riprendiamo, facciamo esercizi con le mani, facciamo così, ci passiamo le mani sulle gambe, sul torace, sulla pancia e riprendiamo coscienza del nostro corpo che è sempre rimasto lì tranquillo.
e che ha beneficiato di questa forza. La meditazione con la respirazione è finita, molto semplice. Spero che vi sia piaciuta. Niente di trascendentale, ma invece sì. Le informazioni che abbiamo visto stasera sono da film di fantascienza, sì. Spero di avervi regalato un momento diverso, una perla oppure un'indifferenza. Comunque spero che qualcosa vi sia arrivato e che questa festa del Vesak sia rimessa al suo giusto posto, che è quello dell'amore, della liberazione e della saggezza. A tutti voi vi auguro un'ottima serata e vi abbraccio tutti. Ciao, ciao, ciao.